Bene, buongiorno cari amici della quinta C, siamo qui per la seconda lezione su Spinoza. La mia piccola gatta Sofia e io vi diamo il benvenuto. Sofia scalcia, scalpita perché vuole andare a distruggere tutto, a devastare la stanza, rompere oggetti facendoli cadere dalle mensole come fa di solito, e quindi la lasciamo andare in volo, Sofia. Allora parliamo dell'etica di Spinoza, dell'opera di Spinoza intitolata Etica, la prima delle due opere importanti di Spinoza di cui parliamo. Etica con TH perché lui la scrive in latino. Fate attenzione, quest'opera si compone di tre parti, possiamo dividerla in tre parti. Prima una metafisica, questa parte si intitola Su Dio, cioè una metafisica. Poi abbiamo una gnoseologia o gnoseologia, cioè una teoria della conoscenza, e poi abbiamo un'etica, uno studio del comportamento, uno studio della morale, un'etica, metafisica, gnoseologia, etica. Però l'opera si intitola Etica, non si intitola in un altro modo, questo è importante. Come con Cartesio, anche con Spinoza, noi dobbiamo studiare questi autori ponendo mente a ciò che loro vogliono davvero dimostrare, a ciò che a loro interessa di più. Come ho detto con Cartesio, vi ricordate, Cartesio non va interpretato come un metafisico tradizionale, la sua metafisica e anche il Dio cristiano, la res cogitans e tutte le altre cose, ma la sua metafisica, la sua idea di Dio, dell'universo, la sua idea di Dio serve a fondare il meccanicismo, cioè lo scopo della metafisica di Cartesio è uno scopo pratico, è uno scopo pragmatico in linea con la diffusione e l'affermazione della nuova scienza in cui lo stesso Cartesio si sta impegnando. Quindi la metafisica di Cartesio serve all'affermazione della nuova scienza, delle regole, dell'idea che la natura possa essere studiata attraverso la matematica in base a leggi fisiche espresse attraverso la matematica, eterne, inviolabili, immutabili, dove non c'è più miracolo, non c'è più contingenza, non c'è più caso. Cioè, dove vuole andare a finire, qual è lo scopo vero della metafisica di Cartesio? Fondare il meccanicismo. Cioè, questo è importante. La stessa cosa vale per Spinoza. La metafisica o la gnoseologia di Spinoza e anche l'etica di Spinoza sono funzionali alla nuova scienza, alla scienza sperimentale che ha regolarizzato, matematizzato il mondo, l'universo fisico. Quindi questo bisogna sempre tenerlo presente come per Cartesio. Spinoza non è un metafisico tradizionale, come Platone, Aristotele, Agostino, San Tommaso, eccetera. Spinoza in questo segue Cartesio. Il sistema di Spinoza è totalmente finalizzato all'affermazione, alla dimostrazione della validità della nuova scienza sperimentale basata sulla matematica, sulla matematizzazione dell'esperienza, sulla matematizzazione del fenomeno naturale, del fenomeno fisico. Inoltre la metafisica di Spinoza è finalizzata a un'etica, per questo lui la chiama etica, l'opera non la chiama metafisica, gnoseologia o qualcos'altro, inizialmente voleva chiamarla filosofia, ma poi cambia idea, la chiama etica. La metafisica e la gnoseologia, che seguono il metodo matematico, come nel caso di Cartesio, conducono a un'etica che è un'etica geometrica, un'etica matematica, un'etica basata sul principio inerzia. Ricordate che Cartesio non aveva voluto, non aveva saputo costruire un'etica meccanicistica, un'etica in base al suo metodo geometrico. Vi ricordate la delusione? Cartesio ci dà solo la morale provvisoria, la progettata morale geometrica non la realizzerà mai. Ecco, Spinoza porta a compimento ciò che Cartesio non aveva fatto. Ciò che Cartesio non aveva realizzato, la morale geometrica, Spinoza lo fa. Tant'è vero che il titolo
completo dell'opera è Etica more geometrico demonstrata. Demonstrata. Etica dimostrata al metodo geometrico. Etica dimostrata secondo il modo geometrico, quindi un'etica geometrica, uno studio delle passioni di tipo geometrico. Quindi per certi aspetti Spinoza segue Cartesio. Spinoza, esattamente come Cartesio, è l'espressione di quei pensatori, di quella mentalità che avevano sostituito al modello fisico di tipo biologistico e finalistico di Aristotele e della scolastica, in cui la natura, l'universo veniva interpretato secondo un fine, come se fosse un essere intelligente dotato di libertà e di finalismo, come l'essere umano. L'universo come un essere vivente che agisce in base a un fine. Invece Cartesio, e Spinoza lo segue su questo, interpreta l'universo, fonda un altro modello di interpretazione dell'universo, un altro paradigma scientifico, ve lo ricordate? Il paradigma del meccanicismo, il paradigma in cui di ogni singolo fenomeno può essere data spiegazione in base alla pura causalità meccanica, senza che vi sia un fine, uno scopo, in base alla pura causalità meccanica registrata in base a formule matematiche. E in questo modo si sostituisce all'idea biologica dell'universo l'idea dell'universo come un orologio, l'idea meccanicistica dell'universo, l'idea di un universo regolato da leggi fisiche immutabili, inviolabili, eterne. Non più il mondo del pressappoco, ma il mondo della precisione, come dice un grande storico della scienza, Coiré. Quindi Spinoza è un meccanicista esattamente come Cartesio. Per lui l'universo fisico, e vedremo anche le passioni umane, si basano sul principio di inerzia e si basano sulla possibilità di dare spiegazioni a qualunque tipo di fenomeno, a tutti i fenomeni, in base a poche semplici leggi fisiche che si basano sull'urto dei corpi, leggi puramente meccaniche, che vengono dedotte a priori attraverso la matematica, leggi che si ripeteranno sempre uguali, che quindi forniscono alla natura una caratteristica di oggettività, di inviolabilità. La natura non è più soggetta al caso, la natura non ha niente di libero, la natura è meccanica e può essere conosciuta, ricordate, soprattutto nei suoi aspetti geometrico-meccanici. Infatti Spinoza condivide con Cartesio l'idea, questo tipo di idea della natura, ovvero che i corpi fisici non sono altro che estensione, si identificano con l'estensione. Dire materia o dire estensione per Cartesio, così come per Spinoza, è la stessa identica cosa. Alla base di tutte le leggi fisiche dell'universo Spinoza pone il principio di inerzia, esattamente come Cartesio, quindi da un punto di vista della fisica meccanicistica Spinoza segue Cartesio. In cosa invece Spinoza non segue Cartesio? Spinoza non segue Cartesio perché pensa che il meccanicismo e il conseguente determinismo debbano essere estesi a tutto l'universo, compresi i corpi umani, compresi gli esseri umani. Ricordate che Cartesio invece faceva un'eccezione per gli esseri umani, perché solo gli esseri umani hanno la res cogitans, l'anima o lo spirito, così chiama anche Cartesio la res cogitans, l'anima, lo spirito che agiscono finalisticamente in ciascuno di noi, che agiscono in maniera libera, con il libero arbitrio. Invece Spinoza, a differenza di Cartesio, è un meccanicista, è un determinista totale. Il meccanicismo per Spinoza non vale solo per ciò che è fuori dalla mia anima. L'uomo non è un'eccezione che ha la res cogitans e quindi si sottrae al meccanismo e al determinismo. L'uomo, come vedremo per Spinoza, è determinato e sottomesso alle leggi di natura esattamente come qualunque altro ente di natura. Quindi
In Spinoza tutto è meccanico, tutto è determinato, anche la morale, anche le azioni umane non sono più dettate dal libero arbitrio e da un finalismo, come diceva Cartesio. Quindi la teoria di Spinoza diventa una teoria totalmente eretica. Anche l'essere umano è una macchina, anche l'essere umano è un ingranaggio sottoposto a leggi meccaniche che non possono non avvenire in un certo modo, che non sono determinate dalla libera volontà dell'uomo. Ricordate che in Cartesio la volontà è importante, la volontà è più ampia dell'intelletto, la volontà causa l'errore dell'intelletto. Invece per Spinoza tutto si spiega con l'intelletto, la volontà non esiste in Spinoza. Quindi abbiamo un sistema completamente deterministico e completamente panteistico da parte di Spinoza. Il Dio di Spinoza, e qui Spinoza si allontana decisamente da Cartesio, non è il Dio cristiano. Spinoza propone una metafisica, una gnoseologia e anche un'etica che fuoriescono totalmente dalla visione ebraica cristiana di Dio. Dio in Spinoza è necessitato. Dio, che in realtà per Spinoza vedremo la sua una forma di panteismo, Dio si identifica con la natura, Dio non agisce liberamente. Anche Dio, cioè la natura, è del tutto sottomessa, deve per forza seguire quelle leggi fisiche inviolabili, immutabili, eterne, che non possono essere sospese, che non possono essere violate neppure una sola volta. Il Dio di Spinoza, che si identifica con la natura, Deus sive natura, la famosa frase di Spinoza, Dio ovvero la natura, agisce deterministicamente. Spinoza intende per Dio l'insieme della regolarità delle leggi di natura. Quindi un panteismo di tipo scientifico, compatibile con la nuova scienza sperimentale e matematizzabile. Il Dio di Spinoza non ha niente a che fare con il Dio di Cartesio, non ha niente a che fare con il Dio ebraico-cristiano. Il Dio di Spinoza, prima di tutto, non crea veramente, come vedremo, ma soltanto emana, si specifica in quello che è più particolare. Tutto ciò che esiste è all'interno di Dio, è una parte di Dio, quindi panteismo, quindi non crea dal nulla. Ma la cosa più importante è che Dio di Spinoza non crea, non forgia liberamente, è necessitato a creare l'universo e a farlo funzionare in quel modo, che è l'unico modo possibile. Secondo Cartesio, Dio, ricordate, crea liberamente. Secondo Spinoza, la sua idea singolare di Dio, che coincide con la natura, Dio non agisce liberamente. Dio può creare, può emanare da sé, secondo Spinoza, solo questo universo, che è l'unico possibile. Mentre in Cartesio Dio avrebbe potuto creare anche un universo diverso dal nostro, era libero di creare un'infinità di universi differenti e ha scelto uno per manifestare la sua potenza. Invece per Spinoza Dio neanche possiede il libero arbitrio, Dio, ovvero la natura, crea necessariamente e non liberamente. Quindi passiamo a vedere nel dettaglio le caratteristiche principali della metafisica, all'interno dell'etica della metafisica di Spinoza. Non prima di aver detto qualcosa sul metodo di Spinoza. Anche Spinoza utilizza il metodo geometrico, però in maniera un po' diversa da quella di Cartesio. Lui è proprio letterale sull'uso del metodo geometrico. Lui scrive come se scrivesse gli elementi di Euclide, come se scrivesse un libro di geometria, sta facendo filosofia, ma scrive la sua filosofia come se si trattasse di un libro di geometria. Che cosa significa? Voi aprite un vostro libro di geometria, avete delle definizioni all'inizio. Ci sono delle definizioni, Spinoza le chiama definizioni oppure assiomi. Da queste definizioni oppure da questi assiomi
derivano delle proposizioni. Lui le chiama proposizioni, che in realtà sono teoremi. Da queste proposizioni derivano altre proposizioni, cioè vengono dimostrati altri teoremi, proprio come in Euclide. Se vedete, se andate a leggere, anche aprendo a caso l'Etica di Spinoza, vi sorprendete, non vedete un saggio di filosofia, non siete di fronte a un saggio di filosofia scritto in maniera tradizionale, ma proprio come se fosse un libro di geometria. Definizione 1 e c'è la definizione 1, definizione 2, definizione 3, assioma 1, assioma 2, poi il primo teorema, dalla definizione 1, 2, 3, dagli assiomi 1 e 2, io dimostro che questa proposizione che io chiamo 1, poi dimostro la proposizione che io chiamo 1, poi faccio un altro teorema, dalla 1 e dalla 2 si dimostra la 3 e così via. Come se fosse una sequenza, una catena di teoremi geometrici. All'inizio ci sono definizioni e assiomi, come all'inizio dell'opera di Euclide vi sono i postulati autoevidenti della geometria. Si parte dalle definizioni e assiomi e poi si dimostra il primo teorema, che lui chiama proposizione, poi si dimostra un'altra proposizione e così via. È come se si partisse, per esempio nel caso del triangolo, dalla definizione delle proprietà del triangolo. Che cos'è il triangolo? Ha 3 lati, i lati hanno 2 dimensioni e così via. E poi dalle definizioni, dagli assiomi, dalle definizioni della proprietà del triangolo, si passa a dimostrare i teoremi del triangolo, ovvero per esempio il teorema che la somma dei lati interni di un triangolo è sempre uguale a 180 gradi e così. Oltre alle proposizioni, definizioni, assiomi, proposizioni, da una proposizione, da un teorema deriva un altro teorema, lui inserisce anche degli scoli, che a volte sono molto lunghi. Scoli, plurale di scolio. Che cos'è uno scolio? È un chiarimento, quindi a volte Spinoza aggiunge delle spiegazioni, dei chiarimenti. Come vedete, la logica è proprio una logica geometrica, non solo, ma lui scrive proprio come Euclide, cioè la sua filosofia viene espressa attraverso questo metodo proprio geometrico, tipico dei manuali di geometria. Abbiamo delle definizioni, dimostriamo una conclusione di un teorema, da questa conclusione partiamo per dimostrare la tesi di un altro teorema e così via. Voi forse avete già capito che questo è uno degli elementi che rende Spinoza difficile, controverso, a volte oscuro, difficile da capire. Non scrive un saggio alla maniera convenzionale, scrive in questo modo particolare. Definizione 1, bla bla bla, definizione 2, bla bla bla, assioma 1, proposizione 2, vi dà proprio come in maniera geometrica, in maniera stringata, la proposizione e così via. Poi abbiamo qualche chiarimento con gli scoli che vogliono dire proprio chiarimento. Ovviamente scrivere in questo modo non è il miglior modo per essere compreso. Infatti Spinoza, per farsi capire meglio, scriverà delle brevi, sia pure brevi, introduzioni oppure appendici ai singoli libri dell'etica. In quel modo le appendici o le introduzioni a ogni libro dell'etica non sono scritte come una sequela di teoremi, ma sono scritte in maniera, tra virgolette, normale, ci aiutano a capire qualcosa di più. Quindi Spinoza è difficile anche per il suo stile, per il suo metodo. In ogni caso il suo metodo è comunque un metodo a priori. Le idee chiare e distinte di Cartesio è l'intelletto che concepisce e dimostra tutto a priori di Spinoza. Spinoza, esattamente come Cartesio, si situa nella tendenza settecentesca, ma soprattutto seicentesca, dei razionalisti. Abbiamo visto che i razionalisti sono quei filosofi
generalmente ottimisti da un punto di vista scientifico, lo è Cartesio ottimista, lo è anche Spinoza, sono quei filosofi che pensano che la verità possa essere trovata all'interno dell'intelletto, che i principi conoscitivi siano a priori all'interno dell'intelletto e non derivino dall'esperienza. Quindi l'intelletto che conosce non l'esperienza, i razionalisti potrebbero anche essere chiamati intellettualisti, però insomma la tradizione ha voluto che si chiamino razionalisti. Quindi Cartesio e Spinoza, ma anche Hobbes, che abbiamo già studiato, si inseriscono, Hobbes non proprio al 100%, Cartesio, Hobbes e Spinoza si inseriscono nella tradizione del razionalismo filosofico. La realtà viene scoperta a priori, la conoscenza si basa su idee a priori, non su idee ricavate dall'esperienza. Ricordate che però in Hobbes è leggermente diverso, sia per questioni riguardanti la teoria della conoscenza di Hobbes che non ho avuto il tempo di spiegare, sia perché Hobbes, ricordate, dice che sì, noi conosciamo a priori, applichiamo dei principi a priori, ma questi principi a priori non sono nella natura, nella nostra mente dall'inizio, sono a priori perché li inventiamo noi, il convenzionalismo scientifico di Hobbes. In ogni caso anche Spinoza appartiene alla scuola del razionalismo del Seicento a cui si opporrà una tradizione diversa di persone che criticheranno l'apriorismo, l'intellettualismo, il razionalismo di Cartesio, Hobbes e Spinoza, ovvero i grandi empiristi inglesi e scozzesi del Seicento e del Settecento, soprattutto Locke e Hume. Quindi il metodo di Spinoza. Un'altra differenza metodologica sempre tra Spinoza e Cartesio è il fatto che Cartesio, vi ricordate, nell'ordine della scoperta parte da ciò che è meno importante, dall'io, anzi ci arriva attraverso il dubbio, per poi arrivare a ciò che è più importante, Dio. Questo metodo, sia Cartesio sia Spinoza, lo chiamano metodo analitico, d'accordo? Analitico. Io parto da ciò che è più importante, da ciò, scusate, che è meno importante, l'io penso resiste al dubbio e poi all'interno dell'io trovo Dio, il metodo analitico. Spinoza fa il contrario, dice che bisogna partire da ciò che è più importante, quindi inizia a definire proprio i primi assiomi, le prime definizioni, le prime proposizioni, cioè teoremi dell'opera l'etica, riguardano Dio, cioè ciò che è più importante, per poi arrivare agli attributi di Dio o ciò in cui Dio panteisticamente si specifica, si divide, si esprime, cioè i singoli corpi o le singole menti individuali, particolari, empiriche. Quindi il metodo che Spinoza chiama, come lo chiamava Cartesio, metodo sintetico, quindi l'organizzazione delle conoscenze, anche l'ordine con cui le conoscenze si presentano, per Spinoza è un ordine di tipo sintetico, si parte da ciò che è più importante e poi si arriva a ciò che è più specifico, che è meno importante. Si parte dal generale per arrivare al particolare, mentre in Cartesio l'idea è che si dovesse partire dal particolare l'io per arrivare a ciò che è più generale di io. Inoltre Spinoza rifiuta il dubbio, il metodo del dubbio radicale cartesiano, del dubbio metodologico cartesiano. L'intelletto, secondo Spinoza, non può avere dubbi, non può dubitare. L'intelletto non arriva a Dio dubitando di tante altre cose, l'intelletto arriva a Dio direttamente. L'intelletto capisce tutto partendo dalla comprensione di ciò che è più importante, del generale, e poi va verso il particolare, mentre invece abbiamo visto Cartesio aveva un altro tipo di ordine. Per Cartesio l'ordine della scoperta
dal particolare al generale, non corrisponde all'ordine dell'importanza, dal generale al particolare. Invece per Spinoza la realtà corrisponde a come io scopro la realtà, l'ordine di importanza corrisponde all'ordine di scoperta. Ciò che è più importante lo scopro per primo, ciò che è meno importante lo dimostro gnoseologicamente in maniera successiva. Adesso, per evitare che questo filmato diventi troppo lungo, troppo pesante, troppo difficile da caricare sulle piattaforme, mi interrompo qui e rinvio alla terza lezione su Spinoza, la spiegazione dei fondamenti della metafisica del filosofo ebraico olandese. Buonasera.